Buongiorno a tutti. Allora, in questo video vi illustrerò le principali novità della versione 5 della mia app CarMove App. Bene, ricordiamo cosa fa la mia app CarMove App. Il suo compito è accendere e spegnere Bluetooth oppure la Wi-Fi dello smartphone su cui risiede, eventualmente lanciare app sulla base di tutta una serie di condizioni che l'utente può programmare, come per esempio se lo smartphone è orientato in una certa maniera, se ci troviamo all'interno di una certa posizione geografica, certa area geografica, oppure se stiamo svolgendo una particolare attività, tipo essere fermi, camminare, correre, andare in bicicletta, andare su in macchina, eccetera, eccetera, oppure ci stiamo muovendo oltre una certa velocità. Bene, poi ci sono tre modalità, ci interessano queste tre perché prima della versione 5 queste tre modalità erano esclusive fra di loro, ovvero sia una escludeva l'altra, ne poteva funzionare solo una alla volta. La novità più grossa della versione 5 è che adesso possono funzionare tutte e tre insieme contemporaneamente, tutte e tre contemporaneamente attive, diciamo, e svolgere i loro compiti. Chiaramente solo una di queste deve prevalere ogni volta anche perché sennò potrebbero ovviamente volere cose contrastanti, quindi solo una di queste viene fatta prevalere per volta e per fare questo ovviamente viene utilizzata una regola di priorizzazione. In particolare, innanzitutto viene verificato l'orientamento del telefono, poi viene verificato se si trova all'interno di una delle aree geografiche selezionate e per ultimo, ok, allora valgono l'attività in corso, la velocità e eventualmente se stiamo telefonando. Facciamo un esempio, ecco qui potete vedere un esempio di programmazione. Ho programmato la disattivazione del Bluetooth quando il telefono è posto orizzontalmente sul tavolo, faccia alto, faccia bassa, non importa. Questo vuol dire che siccome la priorità massima è quella per orientamento, qualora il telefono sia posto orizzontalmente sul tavolo, non saranno considerate le altre eventuali attivazioni. Quindi diventa un metodo per dire se è orizzontale sul tavolo non fare niente, anzi spegnimi il Bluetooth e poi qualsiasi cosa succeda lascialo spento. Ecco, questa è sicuramente una possibilità interessante che prima non era possibile ottenere. Il widget anch'esso si è rinnovato con particolare riferimento quando è configurato il default al terzo e quarto tasto. Il terzo tasto era quello il cosiddetto tasto MOV, quello che visualizzava lo stato corrente. Bene, adesso visualizzerà lo stato attuale predominante, visto che ce ne possono essere più attivi contemporaneamente, e il più interessante è il quarto, il set mode. Prima dal terzo tasto era possibile scorrere fra le varie modalità, adesso non più. Adesso viene visualizzato appunto lo stato attuale predominante. Dal quarto tasto è possibile scorrere, ovviamente picchiettando sull'icona al centro, tra le varie modalità e diciamo toccando la parola in alto, la parola di stato in alto, anche passare da uno stato all'altro. Quindi per esempio passare da attivo a abilitato a disabilitato, eccetera, eccetera. Ecco. Per quanto riguarda l'ultima novità, sicuramente molto importante anch'essa, riguarda i sensori di posizione del nostro telefono sono spesso bistrattati dai vari costruttori, molti costruttori, specialmente i costruttori orientali come Samsung, Huawei, Xiaomi, eccetera, eccetera, la maggior parte purtroppo vi spengono i sensori dopo un po' che li avete attivati. In conclusione, la mia app si attiva i sensori e dopo un po' i sensori si spengono. Notare, non si spengono solo quando si spegne il video, che quello uno se lo potrebbe anche aspettare, ma si spengono in ogni momento, in ogni caso. Per esempio su questo mio Huawei P Smart vengono spenti dopo un paio di minuti che lo schermo, pur mantenendo lo schermo acceso, che è veramente un'assurdità. È chiaro che questo inficia completamente il funzionamento di questa feature. Cosa mi sono inventato? Purtroppo non c'è niente da fare se non far ripartire l'app esplicitamente a video. Ecco, quindi
devo far ripartire l'app, infastidendo magari anche l'utente. Per evitare di infastidirlo più del solito, allora mi limito a rilanciarla quando viene acceso lo schermo. Ok? Se uno però la vuole sempre attiva, beh, ho lasciato la possibilità di farlo, c'è allora l'opzione sensori sempre attivi dentro modalità orientamento. Se l'attivate però a scapito vostro, l'app verrà riattivata ogni volta che si accorge che i sensori non sono più in funzione. In questo caso vuol dire farla ripartire anche quando lo schermo è acceso, anche quando lo schermo è spento, anche quando state usando un'altra app. Va bene, vi ho detto tutto. Ciao a tutti.